La mia vita è cambiata così a 180 gradi, diciamo. Lavoravo in una ditta di ceramica, si faceva tutta la ceramica sanitaria. Io ho cominciato a lavorare subito dopo che ho finito il liceo, a 18 anni, cioè 18 anni e mezza. E ho lavorato fino a 42 anni. Vabbè, alla fine sono entrata in compartimento di controllo di qualità. Avevamo in ultimi anni pure tanti ditte italiane, non lo so. Visto che la nostra merce è buona e di qualità, che accordo hanno fatto con i capi nostri, non lo so, ma facevamo la merce e quando era ancora morbida, cruda, si scriveva sul fondo Made in Italy. E cioè del lavoro che l'ho fatto lì, quando sono arrivata qui è stato duro. Duro perché primo facevo un lavoro praticamente pieno di gente, avevamo anche nel nostro reparto pure le relazioni con i clienti, cioè era un lavoro soddisfacente, appagato, cioè, facevi con piacere, non vedevo l'ora di andare al lavoro. E poi vieni qui e vai a stare con il signor Francesco, come sono stata la prima volta per 2 anni e 2 mesi, e facendo tutto un altro lavoro. Piangevo giorno e notte. Ti dico che sono arrivata qui con 60 kg e dopo una settimana e mezza c'avevo 50. Piangevo, che sono venuta a fare qui? Chi cavolo mi ha messo di partire, di lasciare il lavoro? Poi che mio figlio piangeva dall'altra parte, la rottura con la famiglia, con le abitudini, con gli amici, stare chiusa con una persona. E dico, non fa niente, faccio tutto. Dico, mio figlio deve andare all'università, non ci sono soldi, non importa, ci sono tanta gente che è venuta in Italia, se hanno fatto quelli posso fare pure io. E poi mi sono abituata, piano piano. E tutti dobbiamo avere coraggio. Se tu per caso vai in un altro paese a cominciare qualcosa perché sei forzata, sei costretta ti trovi la forza. Sì, la forza si trova. Mio figlio. Lui poverino, no poverino, sta bene, è stato bene, ma dal punto di vedere psicologico lui ha sofferto pure lui, come me, qui, lui lì, perché noi eravamo molto uniti, che mi diceva non mi apre nessuno la porta, entro in casa e non c'è nessuno, non mi chiede nessuno come stai, che hai fatto oggi a scuola, come era prima. È stato duro. Signor Francesco, sì, 2 anni e 2 mesi, poi ho cercato un altro lavoro perché c'aveva un figlio di 63 anni che ha cominciato a guardarmi con altri occhi. Visto che poi le cose si diventavano più pesanti, ho cercato un altro lavoro. E poi ho trovato signora Lina e con lei ho lavorato da allora fino a marzo, fino a 1° aprile un anno fa. Il 14 marzo è morta, 96 anni. Faceva un sacco di cose per la sua età. Cuciva, faceva l'uncinetto, ascoltiamo la musica, una bella famiglia, unita. E poi dopo che è morta signora Lina ho fatto diverse sostituzioni per un po' di mesi, poi sono venuta a Fabiana. Da signora Lina veniva un dottor geriatra, e lui mi diceva, signora Lina diceva, quando io morirò, voi dovete avere cura di questa ragazza e trovare un buon lavoro. E me l'ha trovato buono. Sì.
perché io devo parlare con le persone, devo sapere che se parlo bene con Fabiana facciamo risate, piangiamo, litighiamo, ma che brutte litigate facciamo. E per me è importante che le persone stanno bene con la testa, cioè posso comunicare con loro. Ci sono ragazze che dicono no, ma mi conviene una che non ci sta con la testa, così io faccio quello che mi pare, gli do da mangiare, lo pulisco ma che io sto con, come dico, da noi si dice una che sta così come una leguma, Fabiana dice come un vegetale, si dice da noi. Lo metto a letto, va bene tutto? Tutte le medicine date, coperta fino a qui, un mano dentro, questa sta bene così, sì, è abbastanza lungo, è tutto dritto il lenzuolo, sì. Il cuscino sta bene? Sì, tutto bene, vabbè, vado perché io devo fare questa cosa, non mi chiamare. Non ci arrivo a fare l'angolo, che qualche volta faccio così, cammino, dico sono arrivata, non mi hai chiamato ancora, lo prendo in giro. E lei, mi prendi in giro, dico ti prendo in giro ma se tu fai così, e mi chiama 5-6 volte, adesso mi chiama 1-2 volte, e torno e dico guarda, che lei mi ha insegnato a dire un sacco di parolacce, io non parlavo parolacce, lei che lei non le dice, ma dice pure, che prova a dire, sì, poi che fa un sacco di cose, non ti dico, cose quelli che strapazzano il cervello, io dico tu dovevi fare psicologa, perché per Fabiana è difficile trovare una persona, ci sono tanti che scappano via quando lo vedono così. Con Fabiana parlo del lavoro, ci sono giornate buone, anche no, durante una giornata si può succedere di tutto. Si può fare una bella litigata, tipo vaffanculo, lei brutta stronza e mi fa tutti i segni, pure un altro di segni, altri segni che internazionale, sì. E poi quando che ti ho detto, adesso che fai? Torni a casa? Dico, ma che torno a casa? Liliana torna a casa con coda tra le gambe perché è difficile. Perché era così come dire che non sono abbastanza forte di prendere vita di petto, c'era il piccolo impedimento, scappo via come una codarda, e no, non sono così. Mi chiamo Felicia, ce l'ha 30, un altro po' faccio 35 anni e sono qua di novembre, faccio 7 anni da quando sono a Italia, non sempre perché è andato a Romania, perché ce l'ha la figlia là, adesso sta con me, sono contenta e ho passato pure tempo brutti. Quando ho venuto prima volta un'amica mi ha detto che c'è un lavoro, ho venuto qua invece quello lavoro già si è occupata. Ho stato 2 giorni così dentro una casa rovinata, senza mangiare, senza niente. E dopo piano piano ho trovato un lavoro, Castelvolturno, vicino di Napoli. Ho stato 1 mese, ho sostituito una stesso come rumena e questo si è ritornato al lavoro. Dopo 1 mese di nuovo è stato un paio di giorni senza lavoro perché già io avere la famiglia a Romania lo sai com'è, serve pagare la scuola di mia figlia,
tutte le spese, diciamo, ho andato una famiglia, la marito si è ubriacato, ti dire la verità, questo non è, perché mia famiglia già sapere, questo ubriacato e quello voleva venire a stanza mia, proprio si mise a letto dove dormiva io, quello è più, diciamo, aiutami, diciamo più brutta di tutte le cose. E altre cose così, pure una signora mi ha picchiato, invece ho rimasto pure così perché tutti dire che badante picca vecchietti, invece a me, pure davanti di mia figlia, sì, stava mia figlia con me, sì, questo mi ha dato una schiaffa. Io rimasto proprio così. Il mio carattere non guarda dietro, solo avanti. Questo è. Mia figlia mi ha fatto una sorpresa perché io sempre ho desiderato. E invece qua non hai visto come non ce l'hai la casa, no, un lavoro sicuro con un contratto, diciamo se. Di Natale ho detto mamma vuole venire da te, ho detto voi siete sicure? Ho detto sì, siamo sicure, pure rimano qua. E finalmente dopo questo anno ho trovato un lavoro, diciamo che buono, con un contratto di lavoro, ho portato mie figlie qua, stiamo insieme. Per il momento diciamo che stiamo bene di altri. Sì, adesso sta diciamo bene, non può dire che non ce l'ha bisogno. Come ti devo iniziare? Allora, ti racconto, mamma quando è venuta in Italia praticamente io avevo 10 anni, mia sorella ce ne aveva 6 e lei ovviamente era venuta qua per cercare di crearci un futuro migliore, di farci crescere come avrebbe voluto, insomma. Dopo un altro anno finalmente dovevamo vedere mamma, che erano 2 anni che non la vedevamo. Io avevo 12 e mia sorella ce ne aveva 8. Arrivò finalmente quest'inverno felicissime di Natale e quella giornata penso che sia stata la più lunga della mia vita, che non arrivava mai la sera per vederla. Dopo 2 o 3 giorni che era partita io praticamente non ne volevo sentire più niente, volevo stare solamente con lei e non mangiavo, non volevo andare a scuola, non volevo fare assolutamente niente e allora lì strappai questa promessa a mamma in cui lei mi promette, dice guarda dammi tempo 2 mesi che mi organizzo, perché lei stava in Italia ovviamente, prendo casa più grande e vi porto da me. Ci portò in Italia e eravamo penso le persone più felici del mondo. Finalmente avevamo lasciato la scuola, tu non ci frega niente, sinceramente ho detto vabbè si ripete l'anno, figurati.
ce ne fregava proprio niente, l'importante è che si stava con lei. Marzo, proprio a inizi di marzo, passa marzo, aprile, abbiamo fatto Pasqua insieme, insomma qua, e a maggio, quel maledetto giorno 17, ha fatto sto incidente di macchina e lì insomma la vita cambia ancora un'altra volta, quando pensi che le cose finalmente avevano trovato la strada giusta, cosa che non era vera, si ricominciava appunto da capo, solamente molto molto peggio. Poi passò giugno, luglio, agosto e nessuno mi faceva sapere niente di mamma. Mi diceva: non ti preoccupare, sta bene. Io dicevo: scusa, ma se sta bene perché non me la fate vedere? No, non ti preoccupare, ha sbattuto il petto qua sai, sono solo le ossa, non si è fatta niente. Praticamente lei stava già in coma da 3 mesi e lei aveva bisogno di me, e allora lì ho riunito la mia famiglia, perché mamma è la più piccola di 4 fratelli. Ho detto a loro: chi va da lei? Loro mi dissero: tua madre ormai è morta. Ho detto: va bene, come volete, non vi preoccupate, perché da mamma ci vado io. Avevo 16 anni e facevo la segretaria in un ufficio e nessuno sapeva che avevo 16 anni. Andare a fare la babysitter con delle ragazzette che avevano 11 e 13 anni e io 16, tipo delle sorelle. Andare comunque tutti i giorni da mia madre, anzi pagare anche una persona, io a 16 anni, che gli sta vicino quei giorni che io mancavo, quei 2 o 3 giorni a settimana. Così, facendo con lei dei progressi che per me passi da formica, lei passi da gigante, ovviamente. Cercare di comunicare con lei in qualsiasi modo possibile, cercare di insegnargli questo, perché era come un bambino piccolo. Insegnarli a mangiare, insegnarli a fare le minime mosse per farsi capire. Quindi è arrivata dopo 12 anni che si sta sempre là. Andare tutti i giorni là e capire la brutta verità che c'è, nel senso, dici: ok, lei sta così, purtroppo non si può fare niente. Come un fiore che tu gli dai acqua e poi appena non gli dai più l'acqua si richiude.